Oggi vediamo il modo più corretto per riempire uno zaino da trekking e soprattutto come regolare le 350 cinghie di cui è composto. Se riempirete e regolerete bene il vostro zaino farete molta meno fatica lungo il percorso, quindi ragazzi perdete sti 5 minuti e seguitemi. La prima cosa importante è capire quali scomparti abbiamo e quali vogliamo utilizzare. Questo è uno zaino da 65 litri, un po' tanti per i miei gusti, infatti io la sacca sopra non la porto quasi mai, quindi la prima cosa che facciamo è toglierla. Abbiamo un gancetto qui davanti, il secondo qui davanti e poi qui dietro ci sono altri due ganci ben nascosti. Ho staccato la parte superiore e addio! Per chiudere il nostro zaino possiamo comunque utilizzare questa tracover che va a chiudere, quindi tranquilli. La prima cosa da fare naturalmente è aprire lo zaino, quindi dobbiamo aprire tutte le cinghie di tensione, vi consiglio di fare questo. Prima apriamo tutte le cinghie di tensione, quelle sottostanti, quelle laterali, anche queste qui, andiamo anche qui a destra. E allentiamo anche le cinghie di tensione che sono qui davanti praticamente, sugli spallacci. E voilà. Quindi il nostro zaino è completamente allentato, ne abbiamo anche un'altra qui. Possiamo andare ad aprirlo. Vediamo gli scomparti. Abbiamo lo scomparto inferiore, che è solitamente qui ed è diviso parzialmente dallo scomparto principale. Come vedete qui ai lati ci sono due fessure su cui possiamo far passare la paleria o qualche oggetto un pochino più lungo. Abbiamo una tasca che ha una retina, quindi è molto traspirante qui davanti. Abbiamo ben due cerniere laterali con delle tasche in cui mettere dei piccoli oggetti, solitamente io le uso per questo. E poi lo scomparto principale con solitamente la cinghia di compressione rossa che va attaccata precisamente qua. Ok, ora vediamo come andare a riempire lo zaino. Allora, la logica che dobbiamo seguire è questa. Metto lo zaino di profilo. Le cose più pesanti devono essere poste il più vicino possibile al nostro corpo, nella parte centrale dello zaino. In basso, nella tasca inferiore, metteremo le cose di un peso medio, cioè cercheremo di avere un peso medio sulla parte più bassa. In alto vanno le cose più leggere, quindi mi raccomando attenti alla sacca superiore se decidete di utilizzarla, perché è molto comoda, ci va un sacco di roba, ma attenti a non metterci troppo peso dentro. Io inizio sempre dalla parte inferiore dove solitamente posiziono il sacco a pelo. Allora, se avete un sacco a pelo invernale che è molto più voluminoso di questo, vi conviene toglierlo da dentro la custodia e metterlo direttamente all'interno in modo tale che questi angoli vuoti vengano riempiti. Io solitamente qui ci metto anche le infradito, io la chiamo la zona notte questa qui perché solitamente ci metto tutte le cose che utilizzo a fine giornata. Magari ci metto un telo della tenda se decidiamo di portarci la tenda e magari una felpa o qualche pantalone di ricambio, insomma tutte cose di cui non avete bisogno immediatamente, molto voluminose ma non troppo pesanti. Nella parte centrale, nello scompartimento principale vicino al corpo, cercherò di posizionare le cose più pesanti, quindi la tenda con la paleria. Capitolo acqua è importantissimo: se avete la sacca idrica solitamente quella va posizionata qui al centro, se invece utilizzate la borraccia io ne porto o una grande da tenere al centro dello scomparto principale, mi raccomando, ricordatevi che l'acqua oscilla, oppure uso due bottigliette piccole da tenere in queste sacchettine laterali che ci sono in questo zaino. Il beauty case, che solitamente è abbastanza pesante, e poi andiamo a riempire il resto dello zaino, quindi la parte più distante dal corpo. Solitamente io ci tengo gli indumenti più leggeri, che sono voluminosi ma abbastanza leggeri. Sulla fascia lombare abbiamo due taschine meravigliose in cui io solitamente tengo tutti gli oggetti più piccoli che voglio tenere a portata di mano. Oggi c'ho pure il cameraman, seguimi. Grazie Domè. Bene, andiamo a chiudere tutte le cinghie del nostro zaino. Cominciamo dallo scomparto principale, che è questo qui della cinghia rossa. Stringiamo, chiudiamo lo zaino.
e andiamo ad agganciare la cover superiore. Poi andiamo a stringere e iniziamo dal basso verso l'alto. Prima di tutto le cinghie di compressione più basse. Poi passiamo a quelle laterali. Ne abbiamo naturalmente una a destra e una a sinistra. Dov'è? Eccola. Infine abbiamo quella centrale, anche questa è molto importante, soprattutto se avete tante cose qui davanti, spero di no per voi. E poi andiamo a stringere le laterali e in questo modo avremo il nostro zaino bello compatto. Perché avere uno zaino bello compatto? Perché se avessimo qualsiasi cosa che oscilla all'interno del nostro zaino, o ancora peggio appeso all'esterno, cercate di non avere mai quasi nulla appeso all'esterno, il nostro corpo farà dei movimenti per controbilanciare quell'oscillazione, dei movimenti naturalmente non naturali. Se fatti per un'oretta non succede niente, però naturalmente se li farete per tutta la giornata e per più giorni consecutivi, tornerete a casa storti come degli ulivi. Il nostro zaino è bello compatto, possiamo vedere come si indossa questo bellissimo zaino da trekking. Prima di tutto, naturalmente, dovete inforcarlo, come si suol dire. Madonna, mi sento la Ferragni! La prima cosa che dobbiamo allacciare è la nostra bellissima cintura lombare. La cintura lombare deve essere all'altezza della cresta iliaca, cioè quest'osso gigante che avete qui al lato, abbiamo qui al lato, ce l'ho anch'io fortunatamente, e fa parte del bacino. Non stringete niente, per prima cosa allacciamo. La seconda cosa da fare è quella di stringere queste cinghie di compressione che abbiamo laterali e basse. Adesso abbiamo tutto il peso sul bacino, andiamo a stringere le cinghie degli spallacci e regolarle in modo tale che un po' del peso dello zaino iniziamo a sentirlo sulle spalle. Subito dopo andiamo ad allacciare la cinghia pettorale e a regolare la cintura lombare. Tenete presente che in questo momento noi abbiamo, in questo momento io ho un peso abbastanza distribuito al 50% e 50% tra spallacci e cintura lombare. L'ultima cinghia di tensione, ma non meno importante, ragazzi, ve lo assicuro, sono queste cinghie qui. Vanno strette e tirano lo zaino il più vicino possibile al nostro corpo. Una cosa importante che molti dimenticano di fare prima di partire è quella di allentare leggermente le cinghie degli spallacci principali. Questo perché? Perché il peso del nostro zaino tecnicamente dovrebbe essere al 70% sul nostro bacino e al 30% sulle nostre spalle. La nostra struttura inferiore scheletrica è fatta apposta per supportare il nostro peso. Le nostre spalle devono aiutare a portare questo peso, ma non devono caricarsi più della metà del peso che portiamo. Bene ragazzi, uno zaino ben allacciato e ben composto vi darà la possibilità di stancarvi molto meno e di godervi di più la vostra esperienza. Il nostro obiettivo è sempre quello di goderci l'escursione, non di soffrire a vuoto. Quindi viva gli zaini ben allacciati e ricordate, se sei talmente libero da sembrare cretino, sei pronto a metterti in cammino. Ciao!